Pesce Sagittario. Sogni contro realtà. Cosa succede quando l'anima sognatrice del Pesci incontra l'anima libera del Sagittario? Da un lato, il Pesci è dolce, sensibile e romantico. Dall'altro, il Sagittario è avventuroso, indipendente e sempre alla ricerca di nuove esperienze. Si attraggono, ma possono davvero funzionare insieme? Oppure questa coppia è destinata a vivere tra illusioni e delusioni? In questo video analizziamo nel dettaglio cosa li unisce, cosa li divide e se c'è una speranza per questa relazione. Resta con me fino alla fine e scopri se questa coppia ha un futuro. Perché si attraggono? Il Pesci è dolce, romantico e sensibile, mentre il Sagittario è avventuroso, ottimista e affascinante. Il Pesci è intrigato dalla libertà e dalla voglia di esplorare del Sagittario, mentre il Sagittario è affascinato dalla profondità emotiva del Pesci. Il Pesci, con il suo mondo interiore fatto di emozioni profonde e sogni romantici, trova irresistibile il Sagittario, che incarna la libertà e l'entusiasmo per la vita. Il modo in cui il Sagittario affronta il mondo con leggerezza e ottimismo affascina il Pesci, che spesso si perde nei suoi pensieri e nelle sue insicurezze. Dall'altra parte, il Sagittario è colpito dalla sensibilità e dall'empatia del Mininte Centexdam, Pesci. In un mondo fatto di movimento e ricerca di nuove esperienze, il Sagittario trova nel Pesci un'anima capace di guardare oltre la superficie, di comprendere le emozioni senza bisogno di parole. La dolcezza del Pesci lo fa sentire accolto e capito come raramente gli capita. L'attrazione tra questi due segni è intensa e spontanea. Il Pesci vede nel Sagittario un compagno capace di portarlo fuori dalla sua zona di comfort, mentre il Sagittario ammira la profondità emotiva del Pesci, qualcosa di misterioso e affascinante. Entrambi vivono l'amore in modo istintivo, senza calcoli o strategie. Quando si incontrano, tutto sembra possibile. Spnennint. Perché non funzionano? Il Pesci è molto emotivo, sensibile e ha bisogno di una connessione profonda per sentirsi al sicuro in una relazione. Il Sagittario, al contrario, è uno spirito libero che rifugge da qualsiasi legame troppo soffocante. Questo porta a uno squilibrio. Mentre il Pesci desidera momenti di tenerezza e intimità, il Sagittario è più interessato all'esplorazione e all'indipendenza. Diverse priorità di vita. Il Pesci sogna un amore romantico, fatto di gesti dolci e momenti condivisi, mentre il Sagittario vive il presente senza preoccuparsi troppo di costruire qualcosa di stabile. Questo può portare il Pesci a sentirsi insicuro e trascurato. Diverso modo di affrontare i problemi. Il Pesci tende a essere più introspettivo e riflessivo, mentre il Sagittario affronta tutto con leggerezza e talvolta con ironia, il che può ferire il Pesci nei momenti di vulnerabilità. Libertà contro bisogno di sicurezza. Il Sagittario è uno spirito indipendente, che ama l'avventura e odia sentirsi limitato, mentre il Pesci ha bisogno di una presenza costante e rassicurante. Questo può generare insicurezze e fraintendimenti. Visione diversa dell'amore. Per il Pesci, l'amore è un viaggio dell'anima, fatto di emozioni profonde e condivisione totale. Per il Sagittario, l'amore è un'esperienza entusiasmante, ma che non dovrebbe intrappolarlo. Il Pesci può finire per sentirsi insicuro e non abbastanza importante, mentre il Sagittario può sentirsi soffocato dalle aspettative emotive del partner. Possibile soluzione? Per far funzionare la relazione, il Pesci deve imparare a dare più spazio e libertà al Sagittario, mentre quest'ultimo deve impegnarsi a essere più presente e affettuoso. Se trovano un equilibrio tra emozione e avventura, possono scoprire un amore unico e fuori dagli schemi. E così, Pesci e Sagittario, un'attrazione irresistibile, ma una sfida continua. Possono davvero trovare un equilibrio? O sono destinati a scontrarsi tra sogni e realtà? Dimmi la tua nei commenti. Hai mai vissuto una relazione tra Pesci e Sagittario?
Ti ritrovi in queste dinamiche? Condividi la tua esperienza. Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere altri video sulle compatibilità astrologiche. Ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima, viandanti delle stelle.